Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giger e siamo qui per parlare dell'underflow aritmetico. È un problema che viene causato dalle variabili tipo float, che consiste nell'eliminare parte di un'operazione perché non rientra nella variabile. Però a differenza dell'overflow, per cui la variabile eccede, questa volta è troppo piccola e viene confusa per 0. Dovete sapere che le variabili di tipo float funzionano attraverso una mantissa e un esponente. La mantissa sono le cifre significative del numero, mentre l'esponente indica dove va la virgola. Possiamo prendere il numero per esempio 1,2022. Questo numero avrà esponente meno 4 e mantissa 1, avrà mantissa 12.022. Perché viene rappresentato come intero e verrebbe 12.022 per 10 alla meno 4. Se prendiamo un altro numero come, non so, 333.333, che invece è esponente 1, perché ha le prime 333.330, perché abbiamo bisogno di 5 cifre significative e basta, e esponente 1, quando andiamo a sommare questi due numeri, li andiamo ad allineare seguendo le cifre significative, avremo un leggerissimo problema per il quale non verranno considerate le cifre del numero più piccolo perché non rientrano nella mantissa, cioè non fanno parte delle cifre significative. E questo può dare errori se viene propagato a lungo andare, perché per esempio se questa fosse stata una divisione, voglio dire, una divisione di 333.000 e passa diviso 3 farebbe 111.110, sarebbe, no? Diviso 3 poi diviso 1,20, diviso 3 diviso quello che è. Per esempio prendiamo un numero più alto tipo 3,1015, farebbe un numero molto differente, e invece il computer registra solamente 333.330 perché appunto non può vedere quelle cifre che diventano troppo piccole. Il problema può essere risolto in un solo modo, che è aumentare la precisione del calcolo utilizzando delle variabili a doppia virgola mobile o a quadrupla. Per esempio possiamo usare le variabili double al posto delle float. Per questa puntata può anche essere tutto, noi ci vediamo domani con il prossimo video, alla prossima.